Ciao ragazzi, io sono Grottesco Peppe, il cacciatore di Monster Hunter World. Oggi vi farò vedere il mio set preferito che uso attualmente. Allora, come vedete, uso l'affettatore divino, che è l'arma che si ottiene con le monete dell'arena, che ha un elevato attacco ed ha un elemento nascosto che è il drago. Non mi serve attivare il drago, lo dico subito. Punto tutto sul raw damage dell'arma, su appunto il danno fisico, il danno crudo dell'arma. L'ho equipaggiato con un gioiello non elementale che conferisce un attacco più elevato alle armi che non sono elementali. Il bonus elementale potenzia le armi non elementali equipaggiate. L'amuleto artigiano, invece, mi serve perché aumenta l'acutezza. Poi, allora, i mantelli sono molto, molto soggettivi, ecco. Allora, io di solito, quando faccio le taglie dei draghi anziani temperati, uso il mantello mimetico perché devo cercare le tracce, altrimenti, quando faccio lo xenogiva, uso il mantello ignifugo, oppure utilizzo il mantello evasione, che è un mantello veramente fantastico, ti potenzia l'attacco quando schivi proprio all'ultimo secondo. I bengala non li uso spesso, si può usare il bengala detergente contro ad esempio il Valasak o il bengala affinità a vari utilizzi, ma preferisco avere due mantelli. Ora passiamo all'armatura vera e propria. L'elmo di Nergigante con due slot singoli. Allora, l'armatura mi conferisce massima potenza più 2, l'abilità mi aumenta l'affinità del 30% e i due gioielli che ho equipaggiato mi aumentano l'affilatura dell'arma. Ho la cista di Kushala che mi dà i 2 punti artigiano che si vanno a sommare ai quei 3 dell'amuleto, quindi ho 5 livello 5 dell'abilità artigiano e strato protettivo. L'acutezza dell'arma non diminuisce per un periodo di tempo dopo l'affinità ed è importantissimo perché tu fai cote con affiliatura aumentata, quindi ci metti veramente pochissimo, 2-3 secondi, e poi per circa un minuto l'acutezza dell'arma non diminuisce e circa un minuto sembra poco, ma in realtà è tantissimo. Poi abbiamo il parabraccia dei Kaiser che mi conferisce il punto debole più 2 e gli ho equipaggiato semplicemente il gioiello affilatura veloce, così ho affilatura veloce più 3 e il punto debole più 2. Alla spira di Nergigante ho equipaggiato il gioiello punto debole e in sé l'armatura mi dà un bonus attacco più 2. Alla fine abbiamo il gioiello preveggenza, che è un gioiello estremamente raro equipaggiato sui gambali. Occupa 2 di spazio e previene la deviazione dell'arma, oltre la preveggenza, che è il gioiello, un punto di massima potenza. Allora, diamo uno sguardo al generale. Ho artigiano più 5, che mi serve per la mia katana, perché la mia katana ha un'acutezza blu, non arriva al bianco. Poi abbiamo il punto debole più 3, che mi dà il 50% di affinità sui punti deboli dei mostri. Poi abbiamo l'affilatura veloce, che si collega allo strato protettivo. Ricordo che la filatura veloce ti fa affilare l'arma più velocemente, toglie 3 cicli, e lo strato protettivo per circa un minuto ti conferisce un'acutezza che non varia nel tempo. Poi abbiamo la massima potenza, che quando la resistenza è al massimo ti aumenta del 30% l'affinità dell'arma, quindi siamo a 30 più il punto debole 50-80% di affinità. Poi abbiamo la preveggenza ballistica, che ti previene ogni deviazione dell'arma, e infine abbiamo il bonus non elementale che aumenta la potenza d'attacco delle armi che non hanno alcun elemento. Allora, il potenziamento che io consiglio sull'affettatore divino è l'attacco, perché l'affinità è facilmente potenziabile attraverso le abilità, come abbiamo visto. Abbiamo un'affinità dell'80% su un punto debole di un mostro, mentre l'attacco è più complicato. Allora, l'amuleto che vi serve si chiama amuleto artigiano, ha 3 livelli e il primo livello appunto richiede la gemma di Zora Magdaros, la pleura di Zora Magdaros, il cristallo Venadrago e il minerale luce di sol. Dopo, ripeto, ci saranno 2 stadi successivi, il primo potenziamento e il secondo potenziamento. E ora vediamo come incrementare l'attacco con questo set al massimo. Innanzitutto
dovete andare alla mensa e mangiare il terzo piatto, il piatto di carne, che vi aumenta l'attacco di 3. Successivamente vi dovete portare il seme demoniaco e il mega siero demoniaco. In più l'amuleto demoniaco e l'artiglio amuleto. Bene, ora vediamo l'attacco. Con il mega... Allora, senza mega siero demoniaco siamo a 881, saliamo a 904. Con il super seme andiamo a 937. Allora è importante sottolineare che il super seme dura solo 3 minuti, 180 secondi, mentre il mega siero demoniaco dura tutta la missione, a meno che ovviamente non moriamo, non perdiamo i sensi durante la battaglia. Al livello 1 della barra spirito siamo a 953, al secondo siamo a 1030 di attacco, al terzo ed ultimo siamo a 1125 di attacco, che è attualmente l'attacco massimo consigliabile. Certo, si potrebbe prendere una pillola demoniaca e arrivare a un valore di circa 1200, ma non è consigliabile perché la pillola demoniaca dura solo 20 secondi. Ora una prova pratica della potenza di quest'arma è contro il Gran Jagras. Toglie 219 nella parte vulnerabile del mostro. Pendente dall'alto toglie una marea di danno. Vedete che il Gran Jagras è morto subito, non c'è da meravigliarsi, anche se non abbiamo usato l'elemento fuoco a cui è debole. Questo vuol dire che la katana ha sì sicuramente un aspetto molto positivo nell'elemento, non è trascurabile quest'ultimo, tuttavia in certe circostanze è meglio usare un raw damage come con questo set qua. Vi invito a provare il set e fatemi sapere sotto nei commenti se vi trovate bene. Se avete domande non esitate a farle, vi risponderò appena leggerò. Grazie della visione e buona giornata.